Allora, ciao a tutti, benvenuti a Svapo News Italia. Io sono qua nel quadratino piccolino in alto a sinistra, piccolino perché non è che sia essenziale che vediate me, ma è molto più importante che vediate e ascoltiate bene le parole del professor Polosa, che ringrazio veramente di cuore per aver dato la sua disponibilità a questa intervista, chiamiamola così, in merito alle faccende della sigaretta elettronica. Ecco, per chi non lo sapesse, il professor Polosa è primario dell'Università di Catania, medicina interna e medicina d'urgenza, nonché direttore del centro prevenzione e cura del tabagismo dell'Università di Catania, nonché autore di centinaia di pubblicazioni su riviste scientifiche, diverse delle quali immagino a proposito della sigaretta elettronica. Poi se mi sono dimenticato qualcosa, dica lei, professore. Eh, Penso che non ci sia bisogno, le persone che ci ascoltano per i contenuti, non tanto per quello che io possa rappresentare. Anche perché devo dirti la verità, la cosa che mi stupisce in tutta questa storia della sigaretta elettronica è la scarsa considerazione che si ha della scienza. Cioè si è tanto vociferato, abbiamo bisogno dei dati, della letteratura scientifica, quando arrivano non ci sono, poi alla fine quando si sono resi disponibili nessuno li ha voluti più guardare. Quindi è chiaro che ci sia un intento che va un po' oltre quelle che sono le preoccupazioni di salute pubblica. Quindi sì, non sbagli a identificarmi come un docente universitario, sono un primario di medicina interna e medicina d'urgenza, ho creato un centro antifumo in seno all'Università di Catania, che è uno tra i più attivi del Sud Italia, ma poi quando si tratta di chiacchierare sulla sigaretta elettronica e su quelle che sono le evidenze scientifiche, tutto questo sembra avere poca importanza. Però è importante che si sappia che ora ci sta parlando uno scienziato e un medico. Di conseguenza le parole che vengono dette in questa occasione sono parole dette da chi sa, non da chi ha sentito dire a dei luoghi comuni o cose di questo genere, o ha letto qualche cosa su internet di cui non si sa bene la fonte, ma che abbiamo di fronte una persona che è la fonte, cioè che è uno scienziato che ha fatto determinate ricerche, ha seguito determinate ricerche fatte anche nel resto del mondo e appunto una delle cose che risulta molto strana è che si sente sempre dire non ci sono studi a riguardo, non ci sono studi a riguardo, ma io girando internet di studi e di articoli usciti su riviste scientifiche riconosciute a livello mondiale ne ho viste parecchi e nessuno comunque ha mai condannato la sigaretta elettronica, diciamo, come una cosa pericolosa, perlomeno più pericolosa della sigaretta tradizionale. Ma ora... questo tuo discorso ci riporta alla necessità dell'urgenza di un provvedimento. Allora, se un prodotto come la sigaretta elettronica avesse avuto le connotazioni di pericolosità, che non ha naturalmente, sarebbe giustificato intervenire con decreto legge. Il decreto legge, lo ricordo per chi ci ascolta, è uno strumento legislativo che viene utilizzato tutte quelle volte che serve intervenire con urgenza su una determinata materia. Okay? La materia in questione era urgente non tanto per un problema di salute pubblica, tant'è che le sigarette elettroniche al momento, per quanto ne sappia io, non hanno ucciso nessuno e ritengo inverosimile l'uso continuativo di sigarette elettroniche possa determinare un aumento del cancro del polmone, anzi forse potrebbero determinare una importante riduzione nelle manifestazioni di queste patologie fumo-correlate. Quindi rimango molto basito di fronte a queste manifestazioni schizofreniche dei nostri politici, ma siccome i nostri politici poi alla fine non sono così stupidi, evidentemente la strategia che
li muove, che li fa presentare emendamenti, che li fa votare o che non glieli fa votare, è legata a tutt'altri interessi che non sono quelli della salute pubblica della cittadinanza italiana, bensì gli interessi di lobby, di parte, quindi l'interesse può essere sia politico e soprattutto economico, perché ci si rende ben conto che quando un prodotto ha un impatto così devastante sul mercato del tabacco, ricordo i dati Doxa che sono stati presentati il 31 maggio di quest'anno all'Istituto Superiore di Sanità nel corso della Giornata Mondiale Antifumo, dicevano chiaramente che la riduzione del consumo del tabacco era pari all'8%. Una riduzione dell'8% per chi non capisce i numeri è una grandezza enorme. Non può essere sicuramente giustificata da una campagna antifumo o dalle piccole attività antifumo che si sono organizzate sul territorio nazionale. Tanto per fare un esempio, la riduzione su base annuale della prevalenza di fumatori in Italia è del 0,2%, anzi 0,02%. Quindi sono piccoli balzelli e di questo bisogna ringraziare l'impegno dell'Istituto Superiore di Sanità, però sono dei piccolissimi balzelli. Allora, la sigaretta elettronica ha introdotto un nuovo elemento nella lotta al tabagismo ed è un peccato che anche le istituzioni sanitarie non abbiano colto l'importanza di questo fenomeno, anzi molto spesso si sono dichiarate, se non neutrali, addirittura contrarie. Io penso che lì ci sia un problema di tipo ideologico, semplicemente la sigaretta elettronica assomiglia troppo alla sigaretta. Non voglio pensare che ci siano dei conflitti di interesse con le industrie farmaceutiche per motivi ovvi e a buon intenditor poche parole. Ecco, una cosa a proposito mi è venuta in mente mentre lei parlava, che risulta strana, tra virgolette, perché in realtà conferma un po', diciamo, questa brutta relazione in questi casi quando si parla della vita delle persone che c'è tra lobby e strumenti per combattere cose potenzialmente pericolose per tutti, è che negli anni 70, quando si è introdotto il metadone per combattere la tossicodipendenza da eroina, introducendo un concetto, cioè quello di ti autorizzo a prendere una cosa che non fa bene al 100% o che può anche recarti qualche danno, ma è molto meno dannosa di quella che stai assumendo, di conseguenza diciamo entriamo nel discorso della riduzione del danno, no? Di una terapia che utilizza una certa cosa perché comunque c'è una riduzione del danno nel passaggio tra i due sistemi, ecco. Adesso mi esprimo un po' poco elegantemente perché utilizza il termine riduzione del rischio espositivo, così ci intendiamo tutti meglio. Ecco, a questo proposito avevamo anche tradotto, Aurelia, la mia socia, aveva tradotto un interessantissimo articolo, uno studio che ci era fatto pervenire dal nostro amico comune Stefano Virtuani. E la sigaretta elettronica penso che potrebbe essere benissimamente inquadrata in un concetto di questo genere, precedentemente accettato anche dallo Stato. Quindi diciamo è una cosa un po' che va in contrasto con delle decisioni già prese in precedenza. Daniele, sono contento di non essere un opinionista, di non dover dire le cose che dicono tutti gli altri. Io ritengo di poter parlare con la forza dei numeri. Tu ti riferisci a, non è uno studio scientifico quello che abbiamo pubblicato un paio di mesi fa sulla rivista internazionale Harm Reduction Journal, è semplicemente una disamina molto attenta di come si possa raggiungere
uno stato di riduzione del rischio espositivo attraverso l'uso continuativo di prodotti contenenti la nicotina, ma che non utilizzano la combustione del tabacco per veicolare la nicotina nell'organismo. E in quell'articolo ho fatto specifico riferimento all'uso del tabacco masticato nei paesi scandinavi, il cosiddetto snus. Perché ho parlato molto dello snus in quell'articolo? Perché di fatto è un prodotto contenente nicotina, non contenente sostanze cancerogene come le nitrosammine, viene masticato, quindi non viene utilizzato la combustione per veicolare nicotina all'organismo, e utilizzavo quel modello perché è in uso continuativo nei paesi scandinavi e nella fattispecie in Svezia dagli anni 70. Quindi abbiamo una lunga storia di utilizzo di un prodotto a basso rischio di esposizione ai cancerogeni, e i dati epidemiologici generati dagli scienziati svedesi dicono chiaramente due cose: che la prevalenza del tabagismo in Svezia è la metà di quella di tutti gli altri paesi europei, addirittura è anche la metà di paesi confinanti come la Danimarca, e in seconda battuta che l'incidenza di malattie fumo-correlate, principalmente cancro del polmone e malattie cardiovascolari, sono fortemente ridotte rispetto alla media della comunità europea, dei paesi della comunità europea. Quando io mi riferisco al recente dibattito in sede parlamentare che si è sviluppato in queste ultime settimane e che ha portato una evoluzione della direttiva sui prodotti del tabacco, e nella fattispecie articolo 18 che interessa in modo specifico la sigaretta elettronica o personal vaporizers, come li vogliamo chiamare, non credo più che i politici vogliono veramente evidenze scientifiche. La vera verità è che ci sia un ordine di priorità che è completamente diverso da quello della salute pubblica. E penso che sia semplicemente un problema di conflitti di interesse, per esempio di governi che funzionano anche per effetto dei soldi derivanti dalle accise sul tabacco. Se io introduco un prodotto che è fortemente competitivo da questo punto di vista, vuol dire meno accise, meno entrate per i governi e quindi maggiori difficoltà per gestire la normale amministrazione dei paesi. Di fronte a questa difficoltà io onestamente non so che dire, ma è chiaro che un minimo di dialogo, una via di confronto ci debba comunque essere. In Italia i nostri politici hanno fatto ciò che di peggio si poteva fare, hanno detto e fatto quello che hanno voluto in barba a quelle che sono le evidenze scientifiche. Di fatto non hanno mai consultato scienziati che si occupano di queste problematiche e invece hanno fatto occupare del problema persone che in realtà non hanno mai studiato una sigaretta elettronica. E lo dico non con una punta di presunzione, lo dico perché anche io, quando ho cominciato a occuparmi di questo argomento in chiave scientifica, mi sono poi reso conto che avevo moltissimo da imparare. Ecco, a proposito di questo, visto che ci siamo anche un po', l'ho un po' costretta a sbilanciarsi anche magari su dei temi diversi da quelli scientifici, cogliamo l'occasione per dire quello che va detto dal punto di vista scientifico, anche se magari qualcosa è già stato detto, qualcuno qualcosa sa. Volevo cogliere l'occasione per farmi dire da lei, dal punto di vista scientifico, cosa sappiamo di questo strumento. Beh, cominciamo subito col dire che
Cominciamo a parlare sull'aspetto sicurezza, che viene spesso ostentato quale problema di vitale importanza per questo prodotto. Allora, molto spesso chi mi ha intervistato nel passato ha anche estrapolato parti delle mie interviste dicendo che comunque sono prodotti che contengono delle sostanze tossiche. Allora, cerchiamo di intenderci. Il confronto per una sigaretta elettronica va sempre comunque fatto con il suo competitor naturale, vale a dire la sigaretta di tabacco, la bionda, ok? Quando si effettua un confronto di questo genere, il rapporto in termini di tossicità è sicuramente a totale favore della sigaretta elettronica, e stiamo parlando non dell'ordine di 5-10 volte, stiamo parlando dell'ordine di centinaia e centinaia di volte. Quindi non voglio dire con questo che la sigaretta elettronica non debba essere migliorata dal punto di vista delle emissioni tossiche o similtossiche che può avere questo prodotto, ma sicuramente stiamo parlando di tracce. E se noi andiamo a valutare la presenza di sostanze tossiche nei pomodori o nelle melanzane o nell'acqua potabile che noi giornalmente beviamo dalle partecipate municipali, io sono convinto che sostanze tossiche ne troveremo anche lì. E ne approfitto per aprire una parentesi sull'altra grande problematica in ambito di rischio, tossicità e salute, che è quella degli effetti nel lungo termine. Io mi chiedo, quando viene introdotto sul mercato un nuovo alimento, o facciamo un altro esempio, un prodotto super regolato come un nuovo farmaco, chi non ci dice che gli effetti a 10 anni dell'uso continuativo di un nuovo farmaco non possono dare dei danni? Se dobbiamo ragionare sul principio di precauzione, noi non dovremmo introdurre nessun nuovo farmaco fino a quando non ci siano studi di 10-20 anni che non dimostrano la completa sicurezza di quel nuovo prodotto. Ora, questo è esattamente quello che si vuole fare con le sigarette elettroniche. Ci chiedono continuamente, costantemente, perché sanno che non possiamo rispondere a questa domanda, di produrre dei dati, di dare una certa idea su quello che può essere il rischio nell'uso a lungo termine. Sentite, io non so dove vogliamo andare a parare, anche perché l'alternativa di queste persone non è che è quella di smettere di fumare. Molti dei fumatori in realtà non vogliono smettere di fumare, o perlomeno alcuni vogliono ma non possono e non ci riescono. Io che ho lavorato e continuo a lavorare in un centro di fumo da anni, so benissimo qual è la psicologia del fumatore, e normalmente il fumatore vuole smettere senza smettere. Per questo la sigaretta elettronica rappresenta una nuova frontiera, un prodotto di straordinaria efficacia, perché dà esattamente al fumatore quello che lui vuole, cioè l'opportunità di continuare a fumare senza fumare, e mantenere un comportamento che è il comportamento del fumatore, senza però dover introdurre delle sostanze cancerogene o delle sostanze dannose per l'organismo. Ecco, volevo fare una domanda a proposito di un argomento, ed è sempre da classico cosa di cui possiamo discorrere come fossimo due amici al bar. Questa famosa acqua nei polmoni che potrebbe provocare pleuriti a chi usa la sigaretta elettronica. Come la vede lei questa affermazione che è stata più volte sollevata da diverse fonti? La produzione di acqua all'interno dei polmoni. Allora, senti, la storia dell'acqua nei polmoni io la sento
ripetere, ora con meno vigore rispetto al passato, da almeno 3 anni, se non di più. E ti dirò, appena abbiamo cominciato ad arruolare i primi partecipanti nello studio, nel famoso studio che è stato pubblicato poi a giugno di quest'anno, molti dei partecipanti mi venivano a raccontare, ma sa che c'è il rischio che fumare la sigaretta elettronica faccia venire l'acqua nei polmoni, usiamo questo termine. Allora, acqua nei polmoni vuol dire per un esperto di medicina respiratoria un versamento pleurico. Ok? In realtà quando le persone mi dicevano questa storia, io un po' sorridevo e dicevo, ma voi credete veramente che metta la mia faccia, io rischi la mia professionalità se questo prodotto possa dare veramente dei pleuriti e dei versamenti così di questo genere? Però devo dirti la verità, nel corso degli anni ho passato una rivisitazione di queste affermazioni delle persone, che alcune, sono convinto, le proponevano in totale buona fede. Penso che nel pensiero delle persone il fumare vapore equivalga a introdurre dell'acqua nei polmoni. Quindi molte persone avranno realizzato, beh, se io fumo vapore, il vapore è acqua, io introduco acqua nei polmoni, l'acqua nei polmoni potrà fare sicuramente male. Allora cerchiamo di rispondere invece a questa proposizione. L'acqua nei polmoni si forma continuamente perché l'effetto di condensazione è un effetto assolutamente parafisiologico. L'acqua viene poi riassorbita a livello alveolare e viene rimessa in circolo e viene poi espulsa con le urine. Quindi non c'è il rischio sicuramente di annegare i polmoni fumando una sigaretta elettronica. Va bene?